come molti l'ho conosciuto a scuola. Scusate, potete fare pazienza che devo registrare la roba. Come molti l'ho conosciuto a scuola, a Ruzzante, ovviamente senza capirci niente, e poi quando ho cominciato a fare teatro molto tardi mi è venuto in mente che avrei potuto farlo. Nel 2001 Marco Paolini mi ha detto: te devi fare Ruzzante, e ho aspettato, devo dire, 20 anni. Però mi sono messo a farlo e però forse scherzava. Ma che domande sei? Ma io non so, mi affascina di più di Ruzzante. Ruzzante mi piace molto, ovviamente, a descrizione del mondo contadino, un mondo contadino ormai lontano da noi, che noi non possiamo conoscere perché è il mondo del Cinquecento, con tutte ovviamente le sue crudeltà. Va detto che il racconto che abbiamo fatto noi è un racconto ricostruito, cioè noi abbiamo ricreato un testo che non è un testo di Ruzzante ma un testo ruzzantiano, però mantenendo intatti i rapporti, ad esempio il rapporto tra uomo e donna che c'era nel Cinquecento, in cui la donna è molto dipendente, e anche i rapporti di forza ovviamente tra chi era padrone dei campi e chi li doveva lavorare. Intanto non capisco perché continuate a parlare di compilation e di catalogo. Non è un catalogo ruzzantiano, non ci sono opere messe assieme, non ho fatto una scelta di opere, semplicemente ho letto Ruzzante e ho scritto una drammaturgia ruzzantiana. Dopodiché sulla base di quella drammaturgia, cioè di quella storia, ho ricercato dei testi di Ruzzante che potessero inserirsi bene in quei contesti, riscrivendoli però completamente. Ci sono molti passaggi che non sono di Ruzzante ma sono ruzzantiani, quindi diciamo ci sono delle opere che vanno dalla Bettia alla Moschetta, ai dialoghi di Ruzzante, Parlamento di Ruzzante che torna da campo, diciamo testi di Ruzzante che danno evocazioni. In realtà poi i personaggi sono personaggi sintetizzati, cioè a parte Ruzzante ovviamente, gli altri due, uno si chiama, nella nostra commedia, uno si chiama Menato, uno si chiama Gnua, ma in realtà Gnua è un po' il prototipo femminile ruzzantiano e Menato è un po' il prototipo dell'amico competitor erotico di Ruzzante. Ecco, la lingua ovviamente va tradotta se vogliamo fare teatro oggi o se non vogliamo fare archeologia, dobbiamo tradurre per rendere comprensibile al pubblico, però ho usato dei termini in cui ci fosse anche del fiorentino antico, in modo che si percepisse che fosse una lingua antica. Quindi è un italiano un po' sporcato di fiorentino antico e poi filtrato attraverso un diario di Antonio Pigafetta Navigatore, che è un navigatore vicentino, il quale scriveva in fiorentino, ma utilizzava molti venetismi, insomma, troviamo nei suoi scritti, nei suoi diari, e quindi ho usato alcuni di quei termini per non usare termini, diciamo, dei venetismi moderni, ma per usare venetismi del Cinquecento, perché Pigafetta è contemporaneo di Ruzzante. Non lo definirei proprio un viaggio, nel senso che loro, la commedia parte che loro si trovano in una realtà che è quella campestre, ovviamente piena di disequilibri, ma che per loro è una realtà abbastanza pacifica. Dopodiché cominciano dei contrasti, dopodiché arriva la guerra che cambia tutto, e quindi arriva un impoverimento, e Ruzzante parte per la guerra, poi torna e i tre si trovano, però questa volta non più nella campagna pavana, che nella nostra commedia rappresenta un po' l'infanzia, cioè l'infanzia erotica, l'infanzia contadina, ma a Venezia, e cioè una città mercantile che rappresenta un po', diciamo, la maturità, e questi personaggi sono tutti un po' più cinici, soprattutto Menato e la Gnua sono cresciuti, sono diventati adulti, diciamo. Ruzzante rimane un po' quello che era, non c'è una parabola in lui, perché lui appunto non ha vissuto l'adattamento della civiltà contadina dopo la guerra. Lui è andato a fare la guerra, o meglio così racconta, perché può darsi che Ruzzante sia andato per osterie, non lo sappiamo, però lui torna sperando che tutto sia come prima, ma niente è più come prima.
Innanzitutto diciamo che di solito i rapporti che ho io con realtà istituzionali, che siano teatri, che siano partiti, che siano gruppi filosofici, ce l'ho di solito proprio con le persone all'interno di queste istituzioni, cioè faccio molta fatica a connettermi con delle istituzioni, sono scappato dalla televisione proprio per questo, la televisione è un'istituzione molto gerarchica e burocratica. Gli stabili onestamente non faccio mai spettacoli, diciamo così, su commissione. Di solito, almeno quello che sta succedendo adesso, nel senso che io faccio anche fatica, devo dire, a entrare in un progetto che non sia mio o che non senta mio, come è successo ad esempio per l'Arlecchino, Servitori due padroni di Binasco, in cui il progetto non era affatto mio, era un progetto di Binasco in cui io non so nemmeno se ero previsto o meno, comunque mi hanno chiamato. E qui però io ho letto il progetto, ho parlato con Binasco, ho sentito il progetto e l'ho sposato totalmente. Però devo dire che invece ultimamente quello che preferisco è fare progetti miei. Fare progetti miei, quindi quello che mi succede è questo, cioè come è successo con lo Stabile del Veneto, c'è un direttore che si chiama Ongaro, il quale mi chiama e mi dice proponimi un tuo lavoro. E la stessa cosa è successo a Bolzano con Zambaldi, al di là del fatto che comunque Zambaldi io lo conoscevo già perché ha lavorato a Reggio Emilia e perché io sono di quelle parti, cioè abito da quelle parti, ma anche perché comunque io mi sono sentito abbastanza libero di proporre un progetto a Zambaldi, di cui ovviamente poi si è parlato insieme e lui poi l'ha sposato, insomma, ecco. Quindi c'è una libertà creativa sicuramente, dopodiché il resto è soltanto burocrazia, lo sappiamo, insomma i teatri stabili in Italia sono ovviamente un po' vittime dei legacci della burocrazia. Il comico è poesia nel senso proprio più antico del termine greco poieo, cioè il comico è una cosa in cui fai le cose. Il teatro, diciamo, il teatro comico è una cosa secondo me, se vogliamo andare ad affondare le radici e quindi tralasciando un po' le commedie sofisticate, tutto quello che immaginiamo noi che possa essere una roba che fa ridere, oppure il comico di pancia, sta roba, quelli sono generi. Ma in verità il comico è una cosa molto più ampia che somiglia molto alla filosofia secondo me per cui il comico è poesia rispetto a quanto il tragico sia invece dramma. Il tragico credo che sia prosa. Noi abbiamo delle tragedie scritte in versi e in metrica, ma quelle tragedie sono facilissime da tradurre in prosa, mentre le commedie scritte in versi e prosa e versi e rime sono più difficili da tradurre in prosa. E poi non dimentichiamo mai che mentre la tragedia nasce sul canto intorno al capro espiatorio e quindi intorno a qualcuno che muore e addossa su di sé i peccati della comunità, e invece la commedia è il banchetto, è quando si mangia. Ecco, la commedia è quando si mangia.